Salve a tutti, siamo a Parigi, Le Gare du Nord, guardate che bella stazione, non sarà come stazione Termini, però è una bella zona e guardate qui intorno tutta la parte delle vie, guarda che roba, qua si va a nord e qua si va a sud di Parigi. E qua guardate quanti bei ragazzi che abbiamo portato, tutti originali francesi. Assalamu alaikum. Abbiamo raggruppato italiani trasferiti a Parigi e ci facciamo un bel giro della città per farvi vedere com'è Parigi di sera. Non si può stare lontani dalle stazioni e anche qua in stazione non si può stare lontani dalle stazioni, anche qui ci sono i problemi delle varie stazioni. Gare du Nord, stazione più grande d'Europa, uno snodo principale per il nord Europa, sono connesse più di 10 metropolitane francesi, tutti gli Eurostar che partono verso l'Olanda, la Danimarca, l'Inghilterra, e c'è anche un grande snodo di immigrati perché ovviamente l'Eurostar passa per la Manica, quando arriva a Calais il treno viene sistematicamente fermato dalla dogana all'andata e al ritorno e come voi potete ben vedere attorno a voi una zona molto popolare, gente che riesce ad arrivare si installa qui in attesa di maggior fortuna. Vabbè, la stazione Termini praticamente. Sì, una stazione Termini 10 volte più grande forse? Sì, è veramente grossa. Che poi l'hotel qua davanti, 25 Hotel Terminus, dal latino Termini. Vai, sentiamo intanto sti ragazzi. Tu ti chiami? Mi chiamo Nabil, ho 20 anni, sono 4 anni qua a Parigi. Come sapete in ogni stazione ci sono situazioni, no? Ad esempio qui magari c'è contrabbando di sigarette, ci sono persone magari senza tetto che dormono, vivono qui, danno da mangiare. Comunque situazioni simili a Roma Termini, come succedono anche da noi in Italia. Perché c'è il contrabbando di sigarette qua? Perché qui le sigarette costano dal tabaccaio 11 euro. più del doppio di quanto costano in sì. Italia. Allora succede che il contrabbando di sigarette è un mercato florido, perché banalmente se io venivo dall'Italia e mi portavo 4 stecche di sigarette mi facevo i soldi, capito? Ha voglia. Chi va cercando altre cose, questa penso sia una delle stazioni principali dove uno può trovare qualsiasi cosa, dalle sigarette ai vestiti a qualsiasi cosa vi venga in mente. Qua lo potete riperire, come vedete pure la situazione qua sulla vostra sinistra. Pesante, vedi? Sì. Rispetto alla stazione Termini una cosa interessante è che c'è l'esercito che cammina con le armi in pugno, perciò c'è l'esercito che gira armato e poi tantissima polizia davanti, addirittura col cane antidroga. Stanno molto attenti perché succedono molte cose qua, soprattutto nelle ore notturne, quando cala il buio, è qui dove la gente magari inizia ad arrivare, iniziano i problemi, la gente beve, c'è gente che fa utilizzo di palloncini, di cose, quindi sapete pure com'è, quando uno beve crea sempre casino. Sta cosa dei palloncini è un po' una novità, mi dicevi. È la novità, è molto diffusa qua in Francia, in Italia si sta diffondendo al momento tra i ragazzi, ma riempiono i palloncini di azoto. Stessa cosa che si utilizza per gonfiare le gomme. Eh sì, è vero, i gommisti adesso usano l'azoto per farle durare più gonfie, le gomme costa poco, te ci sballi e te fa un effetto di rimbambimento immediato, totale. diciamo. Ti senti, non l'ho mai provato, però purtroppo ho conoscenze che lo fanno e per quel poco di sballo si sentono come Hulk, diciamo, dai. Come vedete anche qua ci sono senza tetto, c'è gente che dorme, vive per strada purtroppo. Comunque la Francia è un paese che mantiene molto i propri cittadini, la gente di fuori, quindi un botto di aiuto, molto aiuto, danno case, vestiti, da mangiare, molto più di come magari stanno dando in questo momento l'aiuto in Italia. Qua è una cosa molto molto controllata al momento a Parigi. Ci sono anche qua purtroppo persone che vivono per strada e anche tanto, questo c'è tanta roba, mazza. Sì, e questo non è niente di quello che vedremo dopo. Ma io pensavo meno a Parigi, specie così in una zona centrale. Ti puoi trovare il turista seduto che sta mangiando e bevendo e a 2 metri ti trovi il clochard steso, si mette dove ci sono i passaggi della metropolitana per riscaldarsi, poverino, perché qua l'inverno fa freddo. La cosa che a me ha sempre disturbato da 10 anni a questa parte che sono qui è il fatto la gente che se ne frega. Proprio c'è un menefreghismo qua, ma già tra francesi stessi. Poi qui è un paese molto razzista, noi ci lamentiamo dell'Italia, ma qua come potete vedere ad ogni angolo ci sono gruppi etnici forti. Alla grande. Come si chiamano i gruppi qua? Qua in Francia le chiamano le bande. Voilà, hai la banda
la banda dei ceceni, hai la banda dei magrebin, hai la banda degli africani, insomma non c'è un vero e proprio nome, non è... Siamo arrivati a Chapelle, come si chiama? Sì, Chapelle, la Chapelle, questo è il boulevard, questo che abbiamo qua di fronte, sopra c'è la metro che passa, qui diciamo incominciamo a vedere proprio le zone in cui comunque durante la notte si popolano, insomma, le persone che fanno un gruppo. Sì, c'è un movimento un po' particolare. Qua poi è pieno di questi supermarket etnici. Sì, qua sempre aperti. Come dicevamo prima, in Francia ci sono molte etnie, quindi c'hai l'africano, c'hai l'arabo, c'hai il cinese, c'hai l'indiano, quindi qua puoi mangiare qualsiasi cosa. Vedi, questi qua si fanno prendere le sigarette, guarda, c'è la sigaretta sulla testa. E poi mi dicevate vendono pure le sigarette. Dai. Sì, Vendono pure le sigarette sfuse. un po' come a Napoli, sì, ti Ma vendono proprio una singola sigaretta. Sì, te la vendono a €1. Una sigaretta. Eh sì, il pacchetto costa il pacchetto, attenzione, il pacchetto meno scemo costa 11 euro, la Marlboro costa 15 euro, quindi Perciò se tu te la vuoi fumare, c'è questa necessità, gli dai in euro. e se tu giri la telecamera dolcemente ti faccio vedere pure dove nascondono le sigarette. Ah, dove? Le sigarette le nascondono dove ci sta quel triangolino là, perché ci sono dei buchi dove loro mettono proprio le fette di sigarette e poi te la passano a uno, come si dice a noi. Chiaro. Comunque c'è veramente movimento Infatti vedi come ci stanno guardando tutti un quanti. po' particolare, nel senso che non è una zona da videocamera, capito? No, infatti dobbiamo stare con molta discrezione, nonostante veniamo anche noi da quartieri popolari. Sì, però siamo pochi, loro No, vabbè, tanti. sì, non siamo... No. Io sono marocchino ad esempio, poi ci sono un botto di miei connazionali, c'è di tutto, marocchini, algerini, tunisini, gente che viene dal Kurdistan soprattutto, c'è un'altra varietà di gente che viene da quei paesi. Comunque una bella particolarità, pieno dei giocattoli, buste intere. Ma questi li volevano buttare? Sì. Cioè hanno messi qua vicino al secchio, è un peccato. Molte volte pure con i mobili, delle cose le lasciano Pieno e fuori. buttano così. Sì. Ah, non lo sapevo sto lato zozzo dei parigini. Pia e butta per strada. No, magari questi vedi, mettono le buste perché magari qualcuno che ha bisogno, che vuole, che non può comprare dei giocattoli per i bambini, può... Si prende. Una volta al mese fanno una cosa che si chiama les encombrants, che sarebbero gli ingombranti, non so se si dice così in italiano. E come diceva Lorenzo, la gente mette mobili, letti, sedie, Tutto per terra. tutto quello che vuoi. Poi le camionette di squadre di chi ne ha bisogno passa e se le prende. Quando uno deve buttare una cosa, tu non è che la spacchi, se è una cosa mantenuta bene, la posi davanti casa e tu ne stai sicuro che la mattina o la sera c'è sempre un gruppo, magari vengono pure con i camion, caricano camion e la gente se le porta a casa, mobili. C'è molto aiuto fra di noi, soprattutto tra le persone che Infatti magari... qua c'è un letto, se qualcuno volesse la spalla di un letto, ma a parte ha fatto un brutto incidente. Comunque pure Parigi è zozzetta, sì. Mo, scherzando e ridendo, secchi pieni, tutta roba per terra. Oh, c'è la boulangerie, pasticcerie. Che sappiamo? C'è salato questo? Com'è questo? Si può mangiare qua? Certo, li fanno loro questi. Questi li fanno loro. Vedi. Ogni cosa che vedi nelle boulangerie la fanno loro a lui. Buono. C'è il panino, questo è... pure le pizzette. Sacco di dolci, però io volevo un salato. Tuo punto. Oddio, non si può guardare sta pizzetta, però. Il francese è un po' sì, è molto patriotta, penso che l'avete visto in Italia con i gilet jaune, la riforma delle pensioni, il fatto della benzina. Sì, qua le manifestazioni sono manifestazioni. Qua scendono pure per un pelo in più, però chiamali scemi, cioè alla fine hanno ottenuto l'abbassamento della pensione. Come si dice, risparmio sulla benzina. E il fatto dei gilet gialli, del potere d'acquisto, pure lo hanno riaumentato per il francese comune. Non è risolto, però almeno loro scendono in piazza. È una piazza. battaglia e porta a qualcosa. Una cosa che ho notato diversa rispetto alle città italiane è che a Parigi è pieno dei bagni pubblici che sono sempre aperti e... Sono sempre aperti 24H e c'è pure una specialità, ad esempio che quando uno entra dentro a fare le sue cose, una volta che esce uno non è che può entrare subito, il bagno si deve pulire, ad esempio
in questo momento c'è la lucina blu, dice lavage, quindi Si sta lavando. Si sta lavando. Però non stanno hai pulendo. detto la cosa più importante, che è questa. Accesso gratuito, ovviamente sono gratis. Accesso gratuito. Accesso gratuito. Allora vediamo un po', appena finisce ve lo mostriamo all'interno. Alla fine è un bagno con tutto, lavandino, water, carta igienica. E il fatto che C'è di se lavi in tutto. automatico vuol dire che spruzza, che ne so, acqua disinfettante. Igienizzante, disinfetta tutto in caso. Perché non sai mai chi entra dentro questi bagni. E con sta storia che magari uno potrebbe farci altre zozzerie, beh, non è, oddio, pulito non è. Però se uno In centro. deve fare una pipì la può fare. Certo, nel lavandino ci hanno buttato di tutto. Evelina, ecco, hanno appena lavato. Ecco, e ti chiudono dentro. Che genio. No, da dentro. Cioè, tu sei una pazza, stavi a mettere l'obiettivo per fermare la porta, ti giuro ti cacciavo via. 1000 euro d'obiettivo per fermare la porta. Tutto rispetto per il bagno. No, Ci avete fatto caso che c'era la tazza del cesso dei puffi, era piccola. più è piccola, meno si caga. Se la fai grossa, uno gli viene a fare una grossa, A capito? livello sociale c'è una grande ispirazione perché potersi lavare anche per tante persone che stanno Che per non se lo strada. possono permettere, sì. La domanda è quella. Allora, il senza tetto ovviamente usa questi bagni, se non quelli. Senza tetto, allora d'inverno le metropolitane accettano di far dormire i senza tetto nelle metropolitane. Quando chiudono sostanzialmente non gli dicono niente, però poi alle 5 del mattino se ne devono andare. Non possono dormire e possono utilizzare questi tipi di bagni perché sono. Ciao. Ciao, buonasera. Tutto bene. Questo che è un mercato del giorno? Sì, la mattina fanno mercati ambulanti Ah. qua. Voilà, Ammazza, bello organizzato, strutture, copertura. E ripeto, siamo al nord della città, quartiere popolare, come ho detto, non voglio dire malfamato perché ci sono anche tanti palazzi haussmanniani come possiamo vedere. Questa è la metro e passa sopra e la polizia di qua però. Che casino, senti, bam, boom. Sempre un via vai di polizia, macchine borghesi. Ciò che gira molto a Parigi sono le macchine borghesi. Ah, ambulanza. No, ambulanza mi sa. Ed è tutto fermato, dove passi? Il traffico di Parigi è superiore al traffico di Roma, perché è tarda serata e non si passa. Quale ambulanze lavorano a stretto contatto con i vigili del fuoco? Si chiamano SAP. Come in America. In America sì, non c'è sono mai stato il in America, paramedico e il vigile del fuoco che stanno tutti sulla stessa unità. Esattamente, guarda, qua si chiamano sapeur pompier, poliziotti in borghese, ma proprio assai. Magari ne abbiamo visti tanti, non ce ne siamo accorti. Tanti non ci siamo neanche accorti. Nella maggior parte delle volte che succede? Dal nulla ci sono un botto di macchine borghesi che mettono la campana sopra, la sirena e partono. Questa è una cosa che comunque vedremo e rivedremo molte volte durante, Ma a te ti soprattutto è la mai capitato sera. che ti hanno fermato? Molte volte cosa mi succede? Quando vado per prendere la metro, ma anche per dirti a Gare du Nord, a Gare du Salazar, che sono comunque stazioni principali, mi capita che scendo per magari come sono vestito, sai, sono vestito da ragazzo, in tuta sportiva, mi capita molte volte che vengo fermato, ma non è che ti chiedono il biglietto, vieni perquisito. Ti perquisiscono, ti mettono al muro davanti a tutti normalmente e vieni perquisito e ti chiedono i documenti. Perché cosa succede? Essendo che c'è molta migrazione, ci sono molti migranti, molte persone che hanno creato guai nel paese, vanno alla ricerca di soggetti senza documenti per magari rimandarli via, cioè come magari diciamo non rimandarli al loro paese, cioè. Quindi succede molto che nelle metro ci sono un botto di controlli, tengono al sicuro la città, la salvaguardano. Ci sono determinate persone che non vengono fermate, ma alcune ad esempio magari come sono io ragazzo, sono di origine marocchina, qua succede molto spesso, ma è giusto perché è la gente magari del mio paese, della mia gente che fanno del casino, fanno situazioni, quindi è normale che vengo fermato anche io. Però fatto sta, se non hai niente, sei pulito, ti lasciano andare senza nessun problema. Ma se eri biondo con gli occhi azzurri non ti fermavano. No, non penso, poi non lo so comunque. Però Spero sarà- che sta sarà- cosa valga sarà per tutti. sta Il barbetta, baffetto, la il baffetto. barbetta. All'inizio, almeno personalmente, quando sono arrivato e quindi chiaramente non conoscendo la lingua, eccetera, è stato molto complicato perché comunque le comunicazioni sono strettamente in francese, quindi comunque per una persona che arriva da fuori non è così semplice. Per quanto riguarda pregiudizi o cose, no, almeno nel mio caso
fatto di essere italiano, insomma, anzi è sempre stato una cosa, insomma, di privilegio comunque. Ci fermiamo un attimo perché c'è un po' di movimento. Ci siamo dovuti andare da lì perché è un'area molto problematica. Mi sono permesso di chiedertelo di spostarci perché lì è proprio il clou, qua siamo a Barbès-Rochechouart, che praticamente è tra Pigalle e dalla Chapelle dove siamo partiti, punto caldissimo. No, l'ho visto subito perché hanno iniziato a inveire contro di noi. Noi abbiamo fatto i vaghi, nel senso che siamo in un paese fuori, perciò uno testa bassa, tranquillo, anche perché Parigi non è Roma, nel senso che qui se sono tanti. Anche loro non sono a casa loro, però loro non hanno questo tipo di cristiani, purtroppo sono cristiani che non hanno niente da perdere e cercano la tarantella. Essendo una comunità araba siamo quasi tutti comunque figli di città vicine tra di noi, ci conosciamo tra cugini, famiglie. Se succede una cosa a un nostro connazionale, automaticamente ci dobbiamo sentire in onore e in dovere di aiutarlo. Quindi ad esempio io sono marocchino, una persona francese mi aggredisce, mi disturba, ci sono dei marocchini o degli algerini accanto a me, loro automaticamente mi verranno ad aiutare. Funziona così perché ci si aiuta fra di noi, ci si sente presi sotto mira, quindi ci difendiamo. Però Questo dal punto di vista anche di gang che stanno sui quartieri, cioè gruppi sì, la maggior organizzati, anche i giovani. Molto giovani, nei quartieri iniziano dalle piccole età, dagli 11 anni iniziano con magari le piccole zone di spaccio, perché come funziona? Quelli grandi lasciano la roba ai più piccoli, come succede anche in Italia, come succede ovunque. Loro vendono e incassano quegli altri e così via, però se succede qualcosa è responsabilità dei grandi. È tutta una cosa che gira, sono figli di figli, sono generazioni e generazioni che vivono, spacciano qua, rimangono qua, quindi diciamo che hanno il controllo, no? Se succede qualcosa hanno il controllo e le conoscenze giuste per uscirne fuori anche dai guai. Perché a Parigi non c'è criminalità organizzata intesa come le grandi mafie, cioè è più una roba, come dicevamo prima, di gruppi di zona. Sì, di gruppi di zona. A Marsiglia c'è ancora. A Marsiglia si sparano ancora in mezzo alla strada come se niente fosse, come si fa purtroppo a Napoli, come si fa purtroppo nelle periferie di Milano. Qua c'è molta microcriminalità, assai proprio. Tanta, assai proprio. Tra pickpocket, ragazzi che ti vogliono scippare, ragazzi che ti accerchiano. Mo rivengo al fatto che dicevo prima che uno non si deve vantare di venire dal paese della camorra. Napoli come Roma abbiamo avuto un exploit forte tramite romanzo criminale Suburra e Gomorra. Noi ci capita ogni tanto che ci sentiamo, quando usciamo siamo sempre gruppi di 7-8 ragazzi come lo siamo oggi. Mo chi non è di Napoli, chi è di Roma, chi è di Frosinone come Lorenzo, chi è di Bologna, chi è di Reggio Emilia come Luca, quando se ce la vediamo brutta, ragazzi, siamo italiani, siamo di Napoli, tutto a posto e ce la caviamo. Poi noi non scendiamo per fare tarantelle, figurati, siamo qua lavoratori. Però Ripetiamo, siete tutti lavoratori. Siamo tutti ragazzi che la mattina si svegliano e vanno a lavorare e ringraziando a Dio non ci manca niente, però ci dobbiamo sempre guardare, come si dice a Napoli, c'è una parà palla, diciamo, ecco. Fontanella. C'ha il bottone. E dovete sapere che in Francia l'acqua del rubinetto è potabile. Come si dice, c'è la carafe d'eau. Quando tu vai al ristorante, a parte che una bottiglia d'acqua costa 7-8 euro. Minerale. San Pellegrino, la San Benedetto, qua va molto la San Pellegrino. È bevuta molto di più che in Italia. Però giustamente spendere 7 euro per una bottiglia d'acqua, con tutto il rispetto, è sempre acqua. La carafe d'eau anche da quella fontanella puoi bere, nonostante sia una fontanella del bagno. Ma qua scusa ci dormono, no? Sì, questo è purtroppo è una zona, diciamo, dei sbandati, senza abbastanza. Però poi come vedrai fra qualche. Si sente molto forte l'alcol. L'alcol, la pipì purtroppo. Pipì, alcol, vabbè, vanno di pari passo. Uno entra, l'altro esce. La cosa che dicevamo prima, ma qua arriveremo a Pigalle, al Moulin Rouge, arriveremo a Sacro Cuore e c'è una discrepanza tra turisti che vedremo e gente buttata per terra. Esattamente. Vedi, poi ci sono pure coppie di innamoratini che giustamente vengono qua. Francese e non c'hanno problemi, cioè nessuno gli dà fastidio, a meno che non bevono troppo. Bravo, può succedere che acchiappi
quello montato di testa che, voilà, come diceva Nabil, che si è fatto la zota, o uno si è bevuto una bottiglia di Jack Daniel, in quel caso diventa molesto. Io qualche volta sono venuto qui a fare serata, ci sono molti pub, comunque è una zona molto turistica e carina, no? Però verso le 4 del mattino, le 3 del mattino succedono gli scippi, vedi, c'è la gente seduta qui. Il weekend, quando uno esce dalla discoteca, sai com'è, c'è la persona ubriaca col portafoglio, effettuano i vari scippi. Succede molte cose, infatti qui di notte verso le 4 è molto pericoloso, se si è ubriachi. Se non si è ubriachi a regola non ci dovrebbero essere problemi, se non magari per ragazze così, magari qualche fischio di troppo, qualcuno che ti può fermare, perché qui a Parigi succede molto questa cosa, no? Soprattutto la gente Il come catcalling. noi. Ad esempio da noi in Marocco non è una cosa mal vista, cioè è una cosa normale. Da noi se passa una ragazza, comunque ti piace, tu la fermi a prescindere, gli chiedi il numero di telefono, non è come in Italia. Qui però succede sempre, qui è spesso una ragazza comunque esce, sa per certo che qualcuno la può fermare, ne può fischiare, sguardi brutti. Cioè, nemmeno in Italia in realtà si può fare sta cosa. Cioè. È pieno di turisti universitari, ci sono file qua davanti dappertutto. Quello che cos'era? Le Cigale là? Ah, il teatro. Che ospita vari artisti. Quello che mi diceva pure dove ci viene Sfera e Basta, Sì, Capo Plaza. Comunque c'è fila un po' dappertutto qua, da zone completamente deserte a fila. Parecchio movito, ragazzi giovani, non tutti turisti, anche gente del posto, insomma. E mentre qua ora ci stiamo addentrando verso Pigalle, ovviamente il quartiere Luci Rosse di Parigi, dove è presente anche il Moulin Rouge, famoso locale di spogliarellisti in cui in passato i soldati venivano a divertirsi. Hammam, saune, centri massaggi dove si vedono il classico ragazzo che passa da solo, vengono lì come se ti forzassero ad entrare, solo un massaggio, solo una cosa. Poi ho sentito vari amici che hanno avuto esperienze parecchio, cioè sono entrati con tot soldi, sono usciti senza. Ah, proprio spennati. Ci troviamo a Pigalle, di fronte a noi abbiamo il Bouillon Pigalle, che sarebbe una catena di ristoranti, una delle più antiche di Francia e di Parigi. Qui non ci sono prenotazioni, fai la fila, come ancora il Che caso. gira tutto il palazzo. Sì, è una fila clamorosa, cioè mo sono le 11, quindi ancora c'è fila, i ragazzi qua devono aspettare ancora buona mezz'ora. Però qua vieni alle 6 del pomeriggio, ti fai un paio di ore sportive, mangi con poco, 15-20 euro mangi pure bene, ed è un servizio tipico francese, pure da come sono vestiti. Piatti tipici francesi. Poi la cucina francese non è tantissimo varia, c'è il canard che sarebbe l'anatra, ci sono tante zuppe. Sexodome. Sì. Ah, un palazzo intero di qua roba. ci sta pure la Torre Eiffel vibrante, se caso mai vi interessa. Te lo giuro, sta una Torre Eiffel che è tanto, caffè che sto fa. Però vabbè, sono giocattoli che la gente si diverte. Almeno uno. Ah, pure il cinema c'ha. Certo. 4 piani più il cinema, lingerie, giocattoli, divertimento, tutto per il parigino vizioso. Sì. Invece guarda che belle ste insegne vecchio stile. No, versione tu schifona, sì. Che voleva? Ci hanno appena chiesto se volevamo cocaina, fumo. Ah, vabbè, una roba tranquilla. Sì. Negozio Cassandra, negozio Galattica. Poi supermarket, quello classico. La classica. Che è riuscita a inserirsi in mezzo a tutti sti negozi. Ti ho detto, come abbiamo detto all'inizio video io e Nabil, ti trovi il museo, il cinema, il ristorante Bouillon. No, ma poi guarda Pussi che è talmente povero, porello, gli si sono spente le ultime lettere, mo sembra Puss. Esatto, che è una conseguenza dei problemi anche di... Qui si fumano il narghilè invece. Qua stanno tranquille, e la polizia loro non gli rompe le palle perché è un gruppo tranquillo. È un gruppo, cioè loro fa strano dirlo, però loro sono tranquilli, loro stanno nel loro coin, come si dice in francese, nel loro angolino, si fumano la narghiniera, chi si fuma lo spinello, chi si beve la birra. La polizia in questa zona di Parigi non tollera questo, va più alla ricerca di chi fa cose molto più losche, dai. Ma sta puzzaturina è questi. Ma questi sono. Per fare review, sì. Ah, questi. Madonna, sentivo una puzza terribile. Questo è il pisciatoio a Open air, sì. Se c'è uno arriva lì. Però ci sono più posti, guarda, pure qua, più posti. Cioè, ma si pure impiscia i tuoi. Ah, pisciamo tutti assieme. Ma pisciate 3 insieme, come. Una cosa in amicizia. Però non te puoi guardare in faccia. No, questo è molto utilizzato nei festival.
quando ci sono i festival, sai, i festival techno, Molto meglio questo che lasciare la gente libera di Sì, farla perché dove uno- capita. Alla fine uno sta girato verso la plastica, quindi dico, cioè non è tanto privato, però meglio Vabbè, meglio meglio Il niente. senso di colpa che non c'hanno i bidet e riempiono la città dei cessi. Guarda, È vero, io cioè. capisco, infatti io sono stato fortunato perché ho la casa col bidet. 10 anni fa la scelsi con papà proprio perché la buonanima del proprietario che ce l'ha venduta c'aveva il bidet, perché era un italiano, pace all'anima soia. Perciò durante il restauro, i lavori ha fatto un mettere. bidet bellissimo, però, quindi vai. Sei uno dei pochi a Parigi che c'è il bidet. Sì, grazie a Nadì, sì. Fanno i giri turistici per venire là a vedere, mi hanno detto. Qui deve avere una casa mia suo bidet. E qui c'è il ragazzo che tiene il bidet. No, è Infatti incredibile. mi chiamano Totoro Bidet. E poi è assurdo. Ciao. Ciao. È assurdo che l'hanno inventato in Francia, ma i francesi non lo usano. Non ti so dare una risposta a questo, se i ragazzi la sanno dare, non lo Che so. poi bidet significa pony, cavalluccio. Esatto, sì. Devo Che uno ci chiedere- si metteva a cavallo sopra e si sciacquettava le parti intime. Questo Questo è il popper. è il popper. Mazza- Lo vendono qua. Madonna quanto si sente. Certo, la ma, gente. ma se io lo annuso, diciamo, passivamente così mi fa qualcosa, no? Io ho sentito una in teoria, svampata. quella l'abbiamo sentita pure, in teoria passivamente non si deve sentire, devi avvicinarti vicino alla bottiglietta per diciamo avere questo effetto che Che fa poi è il un popper. vasodilatatore alla fine il popper. Qui la gente lo usa quando va ai club, alle varie cose. Lo usano insieme ad altre sostanze, no? Per aumentare comunque l'effetto. La Diva Questo- Club. Spettacoli. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Che c'è diciamo, burlesque praticamente. burlesque più famoso al mondo, che la gente lo sai com'è. La gente viene da Stati Uniti, da paesi molto lontani per. E costa caro un biglietto? Costa caro, va sui 200 euro in su in teoria, da quel Alla che mi faccia. ricordo. Ora andiamo a vedere pure il Mazza, valore 200 preziario, euro un le cose. biglietto? Adesso più È uno un show luogo- molto esclusivo. Un luogo turistico, ci passano i turisti a visitarlo, sopra abbiamo una terrazza dove fanno gli aperitivi. Vabbè dai, il mulino Sì. che gira è bello Sì, ai tempi era- pittoresco. Il biglietto meno scemo sta a 75 euro. Ah, Sta a stamattina 75 euro non hai niente, cioè ti vedi solo lo spettacolo, burlesque e cose varie. Però già se ti vuoi fare la piccola cena devi parlare di 200 Infatti mi e stava a passa, dire. e passa euro a testa. Perché si può mangiare dentro? Sì, sì, Come sì. si mangia? Guarda, i clienti che io mando tramite il mio hotel tornano contenti dello spettacolo, ma ovviamente non Da cena. non per la cena. Infatti immaginavo averci pure il ristorante buono, la vedo dura. No, ma questo dove passa la metropolitana? Sì, lo sfiato. Questa presa d'aria, qua è dove si fece la celebre foto, come si chiama? Marilyn Monroe? Il fatto della gonna. Se ti metti Ah, qua sopra, Se ti metti qua si alza. quando passa Sì. l'aria. No, c'è sempre. Ah, c'è sempre. No, se qualcuno aveva una gonna, Mo chiediamo allora. no, ma ti capiterà. C'è la famosa foto di Marilyn Monroe qua. Sì. E qua proprio inizia proprio il quartiere super turistico. Qua ci sono bar a terremoto, vedi? Poi se per chi casomai vuole venire a Parigi e vuole farsi una bella festa techno, va alla Machine du Moulin Rouge. È una discoteca. È un'esperienza, è troppo bella. Poi Sì. vedi c'hai il Sullivan, che è una catena di pub irlandesi dove dal giovedì al sabato, sai, ti mettono la musica DJ, sai, la musica commerciale, R&B, molto, molto universitario, studentesco. E guarda, eccolo qua, vedi, piglia. Arresto in diretta. Piglia. Ah, ma sono proprio arrivati. Ah, era la macchina quella in borghese che dicevano, ci si l'ha Sì, qua è. Te l'ho detto prima. So proprio così. Ammazza, sono arrivati proprio aggressivi. Continueremo per la via, c'è pieno di macchine in borghesi, guarda subito come scendono spediti. Sono soprattutto molto molto aggressivi. Ammazza, oh. Ora possiamo Vista una vedere roba- comunque la Sì. situazione che succede qua all'interno a Parigi. E come l'hanno fermato a questo? Non lo perquisiscono. Era Magari sospetto. c'è Come diceva Nabil prima, qua ti fermano per come ti vedono in faccia, ma vi faccio un esempio: quando ci fu l'attentato del Bataclan, ok, noi di giù siamo barbuti, sai, pelato, io Marco Arabo qua, sono fratelli miei arabi. Io dovetti uscire con Rosario per le 2 settimane successive, perché come giravo per la città Ti fermavano. ti fermavano a me, a mio padre, a mio fratello, ti chiedevano cosa avessi addosso.
Io questa è una cosa che non tollero, perché poi magari vedi quello che ti vende come che sta in giacca e cravatta, capito? Non è perché c'hai la tuta, sei un po' ciccio, c'hai il barbone e magari non sei uno buono, capito? Questo non lo tollero io, infatti. Ad esempio, come ora, il ragazzo prego. che è stato fermato è stato perquisito subito, immediatamente. Sì. Come avete notato pure dal video. Il ragazzo viene fermato, prima cosa, vieni perquisito, neanche documenti ti chiedono, ti perquisiscono immediatamente in caso tu è la abbia cosa migliore, non si sa mai coltelli, c'è un'arma, esatto. un'arma, bisogna sempre stare attenti, soprattutto in queste zone qui turistiche, tendono a tenerle coperte, quindi tempo casino che inizia, fanno presto ad arrivare. Penso che già fra qualche ora o già da adesso ci dovrebbero essere un botto di camion di polizia. Sì, iniziano a lavorare, ragazzi, uff. Quando è così che c'è il dubbio, meglio perquisire che chiede documenti. A volte il modo in cui lo fanno, che lo fanno un pochino a CSI New York, però Ho visto, i francesi copiano molto gli americani, questa è una cosa che non ti ho detto. I francesi non hanno paura della polizia, gli inveiscono contro, li sfidano, vero? È un popolo molto rivoluzionario, come sappiamo. Non succedono molte cose che vedo qui, non succedono in Italia, perlomeno nelle mie Ti zone. spiego, la motivazione è molto semplice per cui fanno queste cose qui in Francia. La gente sottovaluta molto la polizia, i ragazzi, quindi essendoci questa prevenzione verso la polizia succedono queste cose qui, questi intoppi, questi urli, queste cose qua. Le foto stile burlesque davanti a Moulin Rouge. Adesso siamo arrivati a Blanche. Sì, abbiamo fatto scarsi 150 metri da dove stavamo prima, quindi stiamo scendendo verso Place de l'Opéra. Come si può ben notare, qua siamo in uno dei quartieri più ricchi della città. Questo è uno dei ristoranti dove ci vuole l'American Express per mangiare. Quindi sono tutte brasserie. Su Parigi vedrete molte tende rosse, tutte le tende rosse appartengono sono gli ebrei che gestiscono, che hanno il 90% delle ristorazione qua in mano. Quartiere giovanile, vedete ragazzi molto E sport. poi parecchie file, vedo pure laggiù. Sì, la differenza tra noi in Italia è che quando noi andiamo a fare l'aperitivo stiamo belli seduti larghi, invece qua stanno uno sopra l'altro, E vedi? magari si conoscono pure. Anche magari. Fanno amicizia. Vedi, sì, il francese è molto aperto a fare amicizia. Guarda, se vedi qua. Specie quando beve. Sì, uff, che te lo dico a fare. Vedi, qua c'hai 1, 2, 3 tavoli, c'hai un tavolino qua, un tavolino là, e per loro va bene, dico, non si scandalizzano. Invece magari noi, quando andiamo a farci la bevuta, abbiamo il divanetto, abbiamo lo spazio un po' più per noi. E questa è una particolarità proprio parigina. Vedi questi tavolini qua, vedi? Piccoli. Tutti piccoli, tutti belli concentrati. Allora va bene. Ma c'è un sacco di sicurezza, ho visto nei locali, fuori dai locali. Nei weekend sì. Per evitare che ci siano problemi. Ma come detto, guarda, se tu giri, il Moulin Rouge sta giusto là, vedi dove stavamo prima. E da lì c'è sta gente magari che può creare problemi, invece se abbiamo fatto sapendo che c'è scarso, la sicurezza. Molto sciolto, diciamo, dai. Qui in locali ci stanno meno donne, ho visto. Da quanto vi vedo sì. Però di quei locali, qui è pieno, ci sono proprio dei quartieri, insomma, ovviamente arcobaleno. Te devo dire la verità, qualche volta ci sono stato, sai, qualche un'amica, senti, devo andare in quei locali perché c'è un mio amico che fa, che ne so, ballava qualcosa. Sono andato pure io, ti devo dire la verità, mi sono sentito molto apprezzato. Vabbè, essendo un bel ragazzo, magari. È chiaro, no? Vabbè, quella era stata una serata così, sai, quando esci con gli E invece amici. qua più motociclisti. Così, Perché ho visto due motociclisti là, uno che sta a parcheggiare la moto, poi motocross. Vedi, questi già sono locali che mi piacciono un po' di più, vedi, un po' con meno gente, più gente normale, ecco, se vogliamo dire. Attenzione, sta a fare manovra. La faccia. È una macchina, manco. Pure i motorini pagano il parcheggio. Da quest'anno. E invece qua qualcuno che si è messo il materasso. Ah, no, questo forse è per farlo portare via. Sai, vedi quelle cose che dicevamo prima, con il codice passano. Ah, c'hanno il codice di ritiro praticamente. E se io strappo il codice che niente, non glielo portano più via. Il fatto è che durante le settimane delle manifestazioni, come è successo ultimamente a marzo per le pensioni, accade che appunto scioperano gli operatori che passano a raccogliere spazzatura in generale, ma anche questi prodotti qua.
e qua diventa un ammasso di immondizia. A marzo Parigi era un ammasso di immondizia in tutti i quartieri, anche sugli Champs-Élysées, che è il posto, insomma. I tell you mama, tell you papa, I'm gonna send you back to Arkansas. Don't do it right. Don't do it right. Alright. Yes. Well, give me a rest. Alright. Give me a rest right now. Come on. Give me a rest